Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di centrali elettriche portatili. Queste sono della EcoFlow. In basso abbiamo la Deltamax 2000, già vi ho recensito quella più piccola in alto. Oggi parleremo di quella più grande, da 2000 watt, con un picco massimo di 4600 watt. E oggi, in questo video, voglio farvi vedere pure come si utilizzano i pannelli solari per poterla ricaricare in modo indipendente. Quindi se siamo all'aperto, ovunque noi ci troviamo, ovviamente se c'è una giornata di sole, mettiamo i pannelli e possiamo ricaricarli senza alcun problema. Adesso voglio farvi vedere però la Power Station da vicino, voglio farvi vedere come funziona e dopodiché passeremo appunto alle fasi di ricarica. La più piccola l'ho prima scaricata completamente, ho utilizzato sia una lampada collegata alla 220 volt che un tablet collegato alla presa USB. L'indomani l'ho trovata spenta, ma per circa 7-8 ore ho monitorato e è rimasta accesa e ancora mi dava qualche ora di autonomia. Quella più grande invece, la Deltamax 2000, ho fatto solamente un paio di prove, ho visto che funzionava bene, mi sono assicurato che tutto fosse a posto, dopodiché ho fatto l'esperimento con i pannelli solari e adesso voglio farvi vedere come funziona sia il collegamento, quanto tempo impiegano a ricaricarsi e il comportamento dei pannelli una volta esposti al sole. Quindi intanto cambiamo inquadratura e vediamo i dettagli tecnici di questa, perché questa già la conosciamo, e vediamo soprattutto come è composta. Iniziamo. E allora partiamo quindi dalla parte frontale. Troviamo un display che ci indica tutte le informazioni, alcune uscite USB, sia USB di tipo C con un massimo di 100 watt che le classiche uscite di tipo A. Sulla parte più bassa abbiamo la possibilità di accendere l'intera unità tramite questo tastino, adesso è in stand by, quindi basta premerla e si accende il display e ci indica le ore rimanenti, la percentuale di carica rimanente, quindi 40%, ovviamente anche i watt in entrata e in uscita. Come vedete c'è il simbolo del wifi perché abbiamo la possibilità pure di collegarla all'applicazione che ci consentirà di monitorare sia lo stato di carica che eventualmente di interagire con la stessa e attivare e disattivare alcune porte. A proposito di attivazione di porte, abbiamo questo tastino per quanto riguarda la corrente continua e quindi le uscite USB. Per poterla attivare basterà premere questo tastino, quindi si accenderà il LED a conferma che questi dispositivi sono stati attivati e nel caso in cui li utilizzassimo, quindi appena colleghiamo qualcosa, si accenderà anche l'icona indicante che abbiamo messo in funzione una delle porte. Lateralmente invece abbiamo questi due ingressi che ci permettono di collegarle a delle unità e quindi ampliare l'autonomia utilizzando altre batterie sempre EcoFlow che vanno ad aumentare quindi i watt disponibili. Diamo anche un'occhiata all'intera struttura prima di continuare a guardare anche le altre porte. Quindi come vedete qua abbiamo queste griglie di areazione perché ha una regolazione automatica della temperatura interna e ovviamente anche da questa parte abbiamo altre due griglie, ma guardiamo quindi l'altro lato. Come vedete da quest'altra parte abbiamo diversi ingressi e diverse uscite. Da questa parte abbiamo l'uscita della corrente continua a 12 volt. Possiamo utilizzare due jack tipo quelli degli alimentatori oppure possiamo utilizzare direttamente l'uscita tipo accendisigari dell'automobile per alimentare tutti quei dispositivi che funzionano a 12 volt con questo tipo di alimentazione. Abbiamo ben 4 porte Sciuco, 4 uscite per la 220 con onda sinusoidale pura e questi sono i tastini che ci permettono di attivare le varie funzioni. Possiamo attivarle anche tutte. Più in alto abbiamo invece questo sportellino che ci permette di ricaricarla. Per poterla ricaricare possiamo sfruttare sia i pannelli solari da questa porta, possiamo anche utilizzare la ricarica rapida con la 220 volt che la ricarica in tempi rapidissimi. E adesso dalle caratteristiche tecniche vi dirò tutti i tempi di ricarica eccetera. Questo tastino invece è come una sorta di salvavita, quindi nel caso in cui dovesse andare in protezione basterà premerlo per poterla riattivare. Nella parte frontale come vedete abbiamo un codice QR che ci dà la possibilità di scaricare l'applicazione sia per quanto riguarda i dispositivi Apple che per quanto riguarda i dispositivi Android. Quindi apriamola, questo è un dispositivo Apple. Una volta aperta, come vedete, abbiamo direttamente le due anteprime, sia della EcoFlow Deltamax che per quanto riguarda la River Pro. Ma una volta cliccato sull'icona del dispositivo corrispondente, abbiamo la possibilità di monitorare sia il livello di carica che eventuali consumi e i tipi di porte che sono stati attivati. Quindi, sempre grazie a questa applicazione, voglio farvi vedere come ho monitorato la fase di ricarica tramite i pannelli solari. E ovviamente tutto quello che appare su questa applicazione corrisponderà a ciò che appare nel pannello nella parte frontale. Adesso però parliamo anche di alcune caratteristiche tecniche. Innanzitutto il peso, come vedete ha queste due grandi maniglie robuste che ci permettono di sollevarla e trasportarla agevolmente. Il suo peso infatti è di ben 22 kg.
Le dimensioni sono circa 50 cm x 25 cm x 30 cm. Può erogare 2000 watt con un picco massimo di 4600 watt, con onda sinusoidale pure 230 volt, 50-60 Hz. La potenza massima dei dispositivi collegati comunque è di 3000 watt. Ha anche le uscite USB che vi ho fatto vedere poco fa, due sono da 5 volt 2,4 A, 12 watt massimo per ogni porta. Le altre due invece ci permettono di utilizzare sempre 5 volt, quindi 2,4 A, 9 volt 2 A, 12 volt 1 ampere e mezzo, con 18 watt a massimo. Invece per quanto riguarda le USB di tipo C abbiamo due uscite che sono da 5, 12, 15, 20 volt, 5 ampere, massimo 100 watt. Per quanto riguarda il caricabatterie da auto invece abbiamo 12,6 volt, 10 ampere, 126 watt al massimo, e le due piccole uscite da 12 volt invece saranno sempre 12 volt,6, 3 ampere per ogni porta. Per quanto riguarda la ricarica invece possiamo utilizzare una ricarica rapida sempre con la corrente di casa, quindi alimentandola tramite cavo elettrico, e possiamo ricaricarla con l'Xtreme 2000 watt massimo 10 ampere. Per quanto riguarda la tensione di ingresso in corrente alternata deve essere sempre 220-240 volt, 50-60 Hz. La ricarica invece tramite pannelli solari deve essere al massimo 800 watt, 10 ampere. Il caricabatterie per auto può essere utilizzato, supporta una batteria da 12-24 volt con valore predefinito di 8 ampere. In particolare questo da 2000 watt può supportare tranquillamente, offrendoci il 100% delle prestazioni, ben 800 cicli di ricarica. Significa che se noi lo ricaricassimo per assurdo ogni giorno potremmo ricaricarlo sfruttando il 100% delle sue prestazioni per ben 800 giorni, ma un dispositivo di questo tipo non va ricaricato tutti i giorni, quindi ipotizziamo di ricaricarlo una volta ogni 10 giorni se ne facciamo un utilizzo insomma, diciamo continuativo, e quindi considerate quanti giorni a disposizione abbiamo per poter sfruttare il 100% delle sue prestazioni. Dopodiché il dispositivo non smetterà di funzionare, continuerà a funzionare sempre benissimo, ma offrendoci l'80% delle sue prestazioni. Per quanto riguarda le temperature di esercizio offre il massimo delle sue prestazioni, quindi le temperature ottimali sono comprese fra 20 e 30 gradi, ma può lavorare tranquillamente anche con temperature molto più basse oppure più elevate. Come vi ho detto poco fa, ha anche dei sistemi di protezione sia automatici che lo proteggono da alte e basse temperature, che sistemi che proteggono da cortocircuiti, lo proteggono anche da sovraccarichi, sovratensione eccetera. E allora ragazzi, ho staccato l'alimentazione del mio compressore dalla presa a parete e voglio provare a collegarlo quindi con la nostra EcoFlow. È pronto per partire. Si tratta di un compressore da 50 litri, tra l'altro l'ho già recensito, vi lascerò il link anche del compressore. Quindi colleghiamo la spina, vediamo se riesce a partire. Sentite, il compressore si è avviato, quindi riusciamo a utilizzarlo anche con un compressore senza problemi, riesce ad alimentarlo. Adesso guardiamo anche il pannello nella parte frontale, dovrebbe indicarci ovviamente anche quanto sta assorbendo. Quindi abbiamo 1109 watt di assorbimento. Se apro l'applicazione avremo le stesse informazioni anche sull'applicazione. Quindi in uscita 1099 e la ricarica 39% rimanente. In questo caso per coincidenza combacia anche il tempo rimanente, quindi ci dà ancora un'autonomia di 39 minuti. In basso abbiamo anche l'icona che ci indica l'utilizzo della 220 volt con 50 Hz, quindi evitiamo di aspettare che mi ha anticipato, stavo dicendo evitiamo di aspettare che il compressore si ricarichi al 100%, invece si è ricaricato, ha completato tutta la ricarica e si sono accese anche le ventole, quindi si sta autoregolando per quanto riguarda la temperatura all'interno. Qua abbiamo anche il grafico che ci mostra i picchi di consumo. Allora ragazzi, ho fatto un paio di collegamenti, ho preso la pistolina d'aria calda, adesso collegherò di nuovo l'alimentazione elettrica e voglio farvi vedere il grafico con i picchi, quindi ci indica i vari consumi utilizzando uno, l'altro e contemporaneamente, magari non in quest'ordine però. Allora accendo quindi le prese, ok, è partito il compressore, abbiamo il picco per quanto riguarda il consumo, quindi abbiamo 1112 watt, la stessa cosa indicata sul display, ovviamente è un po' ballerino, quindi adesso 1117, 1114. Accendo pure la pistolina, in questo caso abbiamo 1465, 67
La stessa cosa che abbiamo da questa parte. Adesso guardiamo invece, spegnendo il compressore, ok, e utilizzando solo la pistolina. Come vedete il grafico si va aggiornando in base al consumo. Quindi adesso spengo la pistolina e abbiamo il calo. Quindi un dispositivo che ci permette di utilizzare diversi attrezzi, in questo caso compressore, pistolina, ma se avessimo un trapano a colonna potremmo utilizzare anche una levigatrice, insomma tutto ciò che si può alimentare con un picco di 4600 watt e 2000 watt praticamente nominali, sempre disponibili. Finora si è dimostrato funzionante, siamo arrivati a 1500 watt, andava tranquillamente senza problemi. Adesso però guardiamo i pannelli solari, guardiamo la fase di ricarica, vi mostrerò alcune riprese dell'applicazione che va monitorando la situazione di ricarica. Nel frattempo vi commenterò il tutto, ma prima di andare in esterno, almeno quelli più piccoli, voglio farvi rivedere qua in interno. Cioè, questa borsetta che ci permette di trasportare i nostri pannelli solari, sono ripiegati ovviamente, apriamo e abbiamo la stessa borsetta che ci permette di utilizzare questi moschettoni e abbiamo la possibilità di utilizzarla, come vedrete nelle immagini, per sostenere i nostri pannellini. Pannelli che effettivamente si sono dimostrati funzionare molto bene. Questi ci offrono un massimo di 100 watt. Allora, una volta aperti troveremo questa situazione. Qua dentro non è semplice e stiamo parlando di quelli più piccoli, immaginate quelli più grandi come sarebbe difficile farveli vedere. Allora, c'è anche questa protezione per evitare che strofinino i pannelli fra di loro, gli altri invece vanno a toccare sulla parte rivestita che è morbida. Allora, questi sono i pannelli aperti, come vedete abbiamo ben 4 pannelli che funzionano bene, però hanno un però, nel senso che, dato che il sostegno è semiflessibile, non permette agli stessi pannelli di rimanere perfettamente orientati tutto allo stesso modo verso il sole, quindi non avremo il 100% delle prestazioni. Vedrete infatti durante le riprese che con questo sono arrivato ad un massimo, se non ricordo male, di 85-90 watt, che comunque sono di tutto rispetto, visto il tipo di pannello. Sicuramente non ci lamentiamo, ha lavorato bene, però se fosse stato possibile posizionarli con un sistema differente, che non è difficile da creare, basta utilizzare una bacchetta o comunque un sostegno più rigido dietro, in quel caso riusciremo a posizionarli davvero correttamente e diretti tutti verso il sole. Questi sono i connettori e in quel caso la ricarica non la pagheremo, perché ovviamente con i pannelli solari, lo sappiamo, assorbiamo gratuitamente e ricarichiamo i nostri dispositivi. La stessa cosa quando utilizziamo le fasce orarie che alcuni gestori offrono, che ci danno la possibilità di non pagare per circa 3 ore al giorno, e quindi in quel caso pure non si pagherà. È un concetto chiarissimo che qualcuno sembra non riesca a comprendere, però io lo trovo di un'estrema facilità di comprensione. Non capisco perché alcuni si ostinino. Quindi andiamo a vedere le riprese in esterno con i commenti di ciò che ho fatto durante questi test. E allora, innanzitutto verso le 17:30 ho messo sotto carica un tablet tramite la presa USB e poi ho collegato alla presa asciugo anche una lampada a LED. Erano le 7:30 del pomeriggio, 19:30. Ho cominciato a monitorare il tutto tramite l'applicazione, ma anche visivamente dal pannello. Comunque sia, verso mezzanotte avevo ancora 5 ore e 12 minuti come autonomia e la batteria era al 42%. Sulla sinistra abbiamo anche la temperatura, circa 30 gradi, e in uscita abbiamo 53 watt in totali. Ho cercato di monitorare il più possibile, ma poi erano le 2:30 di notte, ho visto che rimanevano ancora 1 ora e 30 di autonomia e che quindi avevamo a disposizione circa il 12%. Poi sono andato a dormire e l'indomani mattina ho trovato tutto scarico. L'indomani mattina, o meglio, nel primo pomeriggio, ho collegato i pannelli solari. Ho preferito farlo nel pomeriggio perché abbiamo un sole sufficientemente forte, però non è sicuramente il sole della mattina, quindi ho voluto testare come si comportassero anche in situazioni critiche. Tra l'altro quel giorno c'erano pure parecchie nuvole. Comunque ho collegato il pannello più grande all'EcoFlow più grande e i pannellini più piccoli invece all'EcoFlow più piccola. E da questa inquadratura potete notare anche il posizionamento dei 4 pannelli, che non sono rivolti tutti in modo omogeneo verso il sole che effettivamente era ancora alto, ma non era sicuramente il sole della prima mattina. Da questa inquadratura si vede un dettaglio dei cavi dei pannelli solari collegate alle 2 power station. Quando ho iniziato l'esperimento erano le 15 in punto e come potete vedere già dopo 5 minuti avevamo l'1% di ricarica nel dispositivo più piccolo utilizzando i pannelli più piccoli e il 31% invece sulla Delta Max. Con i pannelli più piccoli inizialmente sono riuscito ad avere in ingresso 65 watt e ho
raggiunto quasi subito appunto l'1% di ricarica. Invece con i pannelli più grandi avevo 190 watt in ingresso e la ricarica sicuramente era più veloce, anche se i watt in ingresso erano molto condizionati dal passaggio di tantissime piccole nuvole che per alcuni momenti oscuravano il sole. Infatti, come potete vedere, va oscillando da 127 fino a 194 watt fino ad arrivare a 208, e ovviamente anche quella più piccola ha risentito del passaggio delle nuvole, ma comunque sia, già alle 15:15 avevamo raggiunto il 2% per quanto riguarda la più piccola e il 32% per la più grande. Purtroppo la ricarica non è stata velocissima a causa delle nuvole che passavano continuamente. Come vedete, addirittura siamo scesi a 67 watt per poi risalire a 221 watt e 222. La più piccola invece è arrivata a un picco di 84 watt e a questo punto ho deciso di fare una prova anche a collegare due telefonini, uno a quella più grande e uno a quella più piccola, durante l'utilizzo dei pannelli solari, perché come vi ho detto anche durante le altre recensioni, questi dispositivi possono essere utilizzati in uscita mentre si ricaricano tramite i pannelli solari, anche se ormai il sole era un pochettino più basso. E sui pannelli più piccoli, come vedete, uno dei quattro non è perfettamente esposto al sole, a differenza di quelli più grandi. Comunque sia, vediamo quanto stanno assorbendo i due telefonini messi sotto carica. Abbiamo 80 watt in ingresso e 10 watt in uscita, invece su quella più grande abbiamo 203 watt in ingresso e 6 watt in uscita. Ma il sole ormai si sta abbassando tantissimo, quindi con i pannelli più piccoli non riesco a soddisfare la richiesta di energia. A questo punto proviamo ad invertire i pannelli. Ho messo sulla EcoFlow più piccola i pannelli più grandi, guardate, 167 watt, quindi abbiamo invertito le prestazioni. Come vedete già alle 4:30, quindi dopo un'ora, avevo raggiunto sull'EcoFlow più piccola il 17% di ricarica con 159 watt in ingresso. Ma a questo punto il sole ormai era davvero molto basso, comunque oscillava, diciamo che si siamo mantenuti attorno a 150-160 watt e già alle 5:20 avevo raggiunto il 35% di ricarica con 148 watt, ma purtroppo, come vedete, anche il meteo conferma che il cielo in parte è nuvoloso. Infatti man mano va scendendo, siamo arrivati a 125 watt in ingresso e 41% di ricarica, ma ormai la situazione è diventata davvero troppo critica, troppe nuvole e il sole troppo basso, quindi come vedete ormai abbiamo 0 watt in ingresso per quanto riguarda i pannelli più piccoli e 13 watt in ingresso per quanto riguarda i pannelli più grandi. Quindi a questo punto ho deciso di interrompere la ricarica perché il 43% per questo tipo di dispositivo può essere già più che sufficiente. Quindi, come avete visto, la ricarica con i pannelli solari ci permette appunto di usufruire dell'energia del sole in modo gratuito, rapido, indipendente ovunque ci troviamo. Certo, abbiamo il vincolo del sole che deve essere perfettamente perpendicolare ai pannelli, non deve esserci ombra, non deve esserci una giornata nuvolosa, perché comunque si ricaricano, ma come avete visto il tempo varia, in base a come è la giornata potrebbe volerci più o meno tempo. E a proposito di tempo di ricarica, invece, utilizzando la presa di casa, quindi la corrente elettrica di casa nostra, sia nelle fasce orarie gratuite che nelle fasce orarie a pagamento, possiamo stabilire la velocità di ricarica. Tramite questo selettore possiamo spostarlo su fast oppure su slow. Quindi possiamo avere una ricarica rapida che gli permette di ricaricarsi in sole 2 ore, oppure slow che gli permette di ricaricarsi invece in 4 ore, quindi si raddoppia il tempo di ricarica, ma che comunque rimane una ricarica rapida. Sicuramente, se vogliamo bene alle nostre batterie, dobbiamo preferire una ricarica un pochettino più lenta. Se abbiamo premura, in 2 ore, soprattutto considerando che il tempo di ricarica di 2 ore si riferisce alla batteria completamente scarica. Se abbiamo ancora circa metà della ricarica, anche messa in modalità lenta, comunque si ricaricherà in breve tempo e ci darà la possibilità di trasportare tutta questa energia, tutta questa corrente elettrica ovunque vogliamo, sempre a disposizione da utilizzare con tutto ciò di cui abbiamo bisogno e che funzioni sia in corrente continua che in corrente alternata. Ma quanto costa tutto ciò e a chi è dedicato? Questo tipo di prodotti solitamente è molto utilizzato, tantissimo utilizzato dai camperisti, infatti ne vendono tantissime unità e proprio a quel settore. Però può essere utile a chi viaggia, anche se non in camper, a chi ha una baita, a chi ha un appartamento, una piccola casetta, comunque una struttura nella quale non c'è un contratto di fornitura elettrica e ha bisogno di utilizzare alcune utenze, quindi possiamo alimentare un frigorifero anche per diverse ore, una lavatrice. Possiamo utilizzarlo per tantissimi scopi, sia nell'ambito fai da te che nell'ambito domestico, quando si viaggia, eccetera eccetera. Il suo prezzo sicuramente non è bassissimo, diciamo che questo dispositivo supera i 2000 euro, però il prezzo preciso in questo momento non voglio dirvelo, vi lascerò un link giù nel primo commento nella descrizione.
perché cercherò di farmi dare un codice di sconto, comunque eventuali promozioni. Quindi andate a dare un'occhiata per vedere quanto può costare con i vari codici di sconto, e se vi interessa, se è un articolo per il quale voi pensate possiate averne bisogno, allora eventualmente procedete all'acquisto. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!